Rieccoci di nuovo con i Wizard Tarot e quest'oggi parliamo appunto ancora di amore. Come vedete appunto abbiamo una nuova inquadratura che ho già usato precedentemente sul canale qualche giorno fa, proprio perché oggi utilizzeremo un metodo che a me piace particolarmente, che è il metodo del Palazzo degli Dei, che appunto include ben 13 carte nella stesura, ma che permette di sviscerare un argomento veramente nei minimi dettagli. Quest'oggi abbiamo detto parliamo d'amore, ossia di un rapporto clandestino che voi avete appunto con una persona da un po' di tempo, da diverso tempo, rapporto che però ovviamente ad oggi vi rende da una parte sicuramente felici, ma dall'altra piuttosto appunto scontente, proprio perché comunque quest'uomo non prende una posizione, cioè non sembra voler scegliere, ok? Quindi non sembra in qualche modo essere intenzionato appunto nella scelta tra voi e la compagna ufficiale, che può essere una moglie, una convivente, una fidanzata, comunque parliamo di una persona che è ufficialmente impegnata. Vogliamo cercare di capire, grazie a questo metodo del Palazzo degli Dei, a livello temporale, quindi passato più lontano, passato più recente, presente, linea di tendenza futura e risoluzione alla domanda, vogliamo cercare proprio di capire a livello temporale e a livello evolutivo come questa storia può procedere. I consigli fondamentali che vi vengono dati dagli arcani, cosa voi fate, come vi comportate e come invece dovreste comportarvi per eventualmente accelerare la cosa. Cerchiamo anche di capire da un punto di vista professionale ed economico-finanziario come è, diciamo, messa questa persona, qual è la sua situazione e anche l'ambito familiare. Quindi il rapporto con la compagna ufficiale, ma anche per esempio con appunto la famiglia di origine, se c'è qualcuno che ad esempio sa qualcosa. E soprattutto cerchiamo di capire i veri e propri ostacoli tra voi e questa persona. Allora, io innanzitutto inizio ad allontanare appunto la confezione di questo mazzo e ovviamente ci occupiamo di appunto questa persona che abbiamo detto, quest'uomo con il quale appunto voi avete una storia ragazzi da più o meno tempo, e cerchiamo di capire se questa storia in futuro da clandestina può finalmente diventare appunto invece una storia alla luce del sole, quindi se questa persona finalmente deciderà, farà una scelta, o comunque cerchiamo di capire questa persona come si muoverà ovviamente nel tempo futuro, proprio perché sicuramente queste sono storie molto altalenanti, quindi ci sono momenti e periodi in cui ci si può sentire e altri invece in cui si fa veramente molta fatica nel sentirsi. Quindi vogliamo cercare di capire obiettivamente che cosa potrebbe accadere e chiaramente come sta anche procedendo il presente, perché poi è chiaro che per cambiare il futuro bisogna avere delle basi, quindi partire chiaramente dal presente, quindi cercare di capire cosa va e non va nel presente. Allora,
Allora, adesso appunto sposto il mazzo, così lo allontaniamo e lo posizioniamo qui. Adesso sistemo le carte perché so che si devono vedere bene, in modo che possiate averle anche come punto di riferimento ovviamente durante la stesura. È importante anche il vostro approccio visivo. Allora, partiamo dalla prima posizione, ossia appunto il passato lontano, ossia da qualche giorno fa a appunto addirittura qualche mese fa o addirittura appunto qualche anno fa, se evidentemente la vostra storia è appunto una storia clandestina che dura da tanto tempo. Allora, vediamo un po'. Qui abbiamo il Sole. Allora, sicuramente la vostra è una storia molto bella, cioè è una storia basata comunque su dei sentimenti, ok? Quindi non siete due persone legate solo ed unicamente da sessualità, cioè questo non è il classico rapporto tra amanti, tra virgolette. Il Sole rappresenta comunque la voglia di stare insieme, la voglia di sorridere insieme, la voglia anche di progettare insieme. Il Sole rappresenta l'elemento maschile per eccellenza, quindi c'è anche tanto fuoco, c'è anche un apporto importante, vi ripeto, da un punto di vista sicuramente erotico-sessuale, ma parla anche ovviamente di sentimenti importanti. Non in questo mazzo, ma in altri mazzi più tradizionali, la carta del Sole è rappresentata da due gemelli. Quindi in realtà evidentemente questa persona vi vede come la sua anima gemella, come la persona perfetta per lui. Inoltre appunto due gemelli bambini, quindi è un rapporto basato su sentimenti puri e, contrariamente a quanto si possa appunto immaginare, sentimenti fedeli. Cioè, anche se questa persona ha un'altra donna, nel momento in cui appunto torna a casa, questa persona può avere anche degli approcci con la compagna ufficiale, il suo amore è fedele a voi. Cioè una persona che obiettivamente vi ha sempre visto come l'anima gemella, come la donna per eccellenza per lui. Quindi in realtà il Sole ci parla anche di progetti per il futuro. Cioè attenzione ragazze, questa non è una persona che per voi non prova nulla, una persona che in qualche modo con voi, diciamo, ha raffreddato dei sentimenti o della progettualità, o una persona comunque altalenante, o una persona comunque fortemente umorale per cui un giorno vi cerca e vi ama, il giorno dopo vi elimina dalla sua vita per dedicarsi alla compagna. No, questa è una persona stabile nei sentimenti, se non altro in quello che prova per voi. Poi cercheremo comunque di capire a questo punto però perché questa persona non ha ancora scelto, perché obiettivamente qui partendo col Sole è la carta più bella da un punto di vista sentimentale. Tra l'altro evidentemente questa persona aveva molta voglia, sempre avuto molta voglia di vedervi, di incontrarvi, di stare insieme a voi, perché il Sole ci parla proprio di un rapporto che era fatto anche di incontri, anche di piccoli gesti, di sguardi, di momenti che in qualche modo vi mettevano in collegamento. Questa invece è la posizione del passato più recente, quindi quello che è accaduto fra di voi da pochi giorni fa a poche settimane fa, massimo un mesetto. Allora, vediamo un po'. Qui abbiamo la Regina di Pentacoli e si è intromessa la compagna ufficiale. Allora, voi sapete che in tarologia ogni carta di corte ha il proprio ruolo, ma non solo le carte di corte, anche chiaramente gli arcani maggiori, ad esempio la papessa, l'imperatrice, il papa, eccetera. Di conseguenza, la Regina di Denari e la Regina di Spade sono l'altra persona, mentre la consultante generalmente è la Regina di Coppe e la Regina di Bastoni. In questo caso, ultimamente, se lo avete visto
allontanarsi, un po' più freddo, scrivervi meno, cercarvi meno, chiamarvi meno, essere un po' più freddo, un po' più preoccupato. Dipende da questa donna, la regina di denari. La regina di denari è la compagna ufficiale, che può avere delle caratteristiche tanto positive quanto negative, ossia la regina di denari prima di tutto è una donna generalmente benestante o che comunque gestisce l'aspetto economico di un individuo. Quindi è una persona che o di famiglia è benestante e quindi praticamente il patrimonio che viene appunto condiviso tra lei e il vostro, diciamo, chiamiamolo uomo, dipende da lei, quindi sono soldi suoi, oppure comunque è lei che lo gestisce, quindi come se fossero suoi. Quindi obiettivamente lei ha sempre il coltello dalla parte del manico, oppure per esempio è una donna sposata e magari anche con figli e quindi sa che comunque sia, nel caso in cui ci sia una separazione o un divorzio, comunque lei avrà sicuramente la meglio. È una donna che in qualche modo sa essere molto abile anche nel gestire il denaro, ma così come sa elargirlo, perché comunque la regina di pentacoli può diventare anche una donna molto generosa, così però sa anche toglierlo, quindi sa diventare una donna molto avida e molto avara. È una donna che non si fa scrupoli nel momento in cui deve pretendere qualcosa da qualcun altro, cioè una donna che se dà 100 pretende altrettanto. Voi direte, giustamente, sì certo, però nel momento in cui non gli viene restituito immediatamente o in base alle tempistiche che decide lei, diventa una donna vendicativa e capricciosa. Quindi attenzione, perché potrebbe comunque diventare una nemica, proprio perché è una donna che in qualche modo, vi ripeto, sa diventare molto vendicativa. E su cosa si vendica? Non sui sentimenti. È una donna che si vendica proprio sulla materialità. Cioè, per esempio, una donna che potrebbe tranquillamente, in sede di separazione o di divorzio, ricattarlo economicamente. Vi ripeto, specialmente nel caso in cui questa donna sia madre, perché la regina di pentacoli solitamente mi rappresenta appunto una donna già anche adulta a livello anagrafico e comunque una donna già probabilmente anche madre o che ha parlato, ha intenzione in qualche modo di diventare madre o vorrebbe diventare madre. Quindi una donna che tende molto a controllare, diciamo, il proprio ambiente circostante, la propria famiglia, i propri beni. È una donna che non vuole farsi sfuggire nulla dal proprio controllo. Quindi è una donna che obiettivamente in tutti i modi cerca di tenersi tutto ciò che lei reputa di sua proprietà. È una donna molto possessiva che sta a diventare anche molto gelosa. Quindi una donna che molto difficilmente rinuncerebbe al ruolo di compagna al fianco del vostro uomo, È una donna che difficilmente farebbe passi indietro, ma perché guardate come è seduta in maniera stabile sul suo trono, cioè è una donna che non vuole rinunciare a nulla di ciò che lei reputa di sua proprietà. Quindi obiettivamente è una donna che, vi ripeto, può diventare molto pericolosa. Il fatto che questa donna mi sia comparsa nel recente passato, evidentemente questa figura in qualche modo è intervenuta in maniera molto più però presente del passato più lontano, dove invece qua vediamo il sole con voi. Quindi evidentemente è una donna che in questo momento sta cercando proprio di riportare il suo grande occhio, il suo controllo sulla vita del proprio compagno e molto probabilmente sta usando come appunto mezzo di aggancio, quindi come ponte comunicativo, degli affari economici. Per esempio si sta occupando di, per esempio, richiedere un finanziamento piuttosto che di una eredità, oppure appunto di fare dei nuovi investimenti o della compravendita, per esempio, di un immobile, di un appartamento, di una casa, di una villa. Quindi è una donna che comunque in qualche modo è come se ultimamente avesse iniziato un po' a batter cassa, cioè avesse un po' iniziato a parlare in maniera più chiara a lui di discorsi che riguardano appunto la materialità della vita quotidiana.
Quindi ha assorbito molto dei suoi pensieri, delle sue preoccupazioni e anche del suo tempo, perché qui mi viene proprio come figura presente, ok, nella vita di lui. Quindi evidentemente è una, diciamo, presenza un po' ingombrante. Vediamo però a questo punto nel presente il 6 di Pentacoli. Allora, lui sa che in qualche modo deve farsi sentire, o comunque che deve restituirvi tutte le attenzioni che fino ad ora non vi ha dato. Il 6 di Pentacoli rappresenta lo scambio equo, cioè appunto tu mi dai 100 e io ti devo restituire come minimo 100. Quindi una persona che comunque vuole risentirvi, vuole ricercarvi, anche magari per darvi proprio delle spiegazioni in qualche modo e per riportare il vostro rapporto ad un maggiore equilibrio, una carta di grado 6, quindi ad un equilibrio che in qualche modo imponga anche un nuovo percorso alla vostra storia, perché appunto le carte di grado 6 rappresentano appunto, come il corrispettivo negli arcani maggiori, che è appunto la carta degli amanti, rappresentano appunto una vera e propria scelta. Quindi obiettivamente questa persona vuole riscrivervi, parlarvi, rivedervi, parliamo anche di un 6 di Pentacoli, quindi c'è anche del desiderio fisico nei vostri confronti, riportando la vostra storia, comunque la vostra frequentazione, a un clima di maggior equilibrio e appunto di scambio equo, cioè senza magari sparire per troppo tempo, senza farsi sentire per troppo tempo, cioè questa persona in qualche modo apprezza la vostra generosità, perché ha capito che comunque voi state portando molta pazienza, ok? Però sa appunto che nel tornare da voi o comunque nel parlarvi chiaro dovrebbe darvi troppe spiegazioni, che evidentemente in questo momento questa persona, fino ad ora, questa persona non se la sentiva in qualche modo di darvi. Magari spiegazioni che riguardano proprio la presenza di questa regina di Pentacoli, cioè il motivo per cui in qualche modo si assenta così tanto, o magari il motivo per cui sino ad oggi non ha ancora effettuato una scelta. Cioè questa persona sa che in qualche modo deve restituirvi il favore, l'attesa, quei momenti di angoscia, di frustrazione, di paura di averlo perso. Questa persona sa che in qualche modo deve ritornare anche con un dono, con un regalo, perché il 6 di Pentacoli rappresenta appunto anche il presentarsi al cospetto di una persona appunto con un regalo, con un dono, per farsi perdonare qualcosa. Vediamo il vostro comportamento, cioè come voi vi state comportando in questa situazione. Il 9 di bastoni, beh, voi siete la diffidenza fatta persona, ma come darvi torto? Allora, il 9 di bastoni ci parla proprio appunto di una consultante che si sta chiaramente in qualche modo proteggendo, che sta cercando di tutelare appunto il suo cuore proprio da dei possibili fraintendimenti, discussioni, litigi, sofferenze e dolore. Il 9 di bastoni negli arcani, nei mazzi più tradizionali rispetto ai Wizard Tarot, è rappresentato generalmente appunto da un elemento di sesso femminile che in qualche modo si protegge rispetto all'esterno, proprio perché si sente più debole, da una, diciamo, staccionata. Quindi in qualche modo sente appunto di doversi proteggere. In questo caso voi appunto state facendo la stessa cosa, cioè siete pronte comunque ad attaccare, a contrattaccare nel caso in cui vi venga appunto data una notizia spiacevole. Quindi magari nel caso in cui questa persona possa volere in qualche modo interrompere la vostra storia. Perché avete capito che obiettivamente questa persona sicuramente in questo momento non si sta comportando bene. Avete capito che obiettivamente questa persona ha qualcosa di cui vi deve parlare. C'è qualcosa che non vi dice, che riguarda la sua progettualità, che riguarda il suo futuro, anche appunto con voi, ma anche e soprattutto con questa regina di Pentacoli. Voi lo avete capito e avete il sentore che potrebbero essere delle notizie
che potrebbero comunque in qualche modo dispiacervi. Quindi in questo momento voi state cercando di tutelarvi, quindi non vi state lanciando in grosse comunicazioni d'amore o in qualche modo non state cercando più di tanto di forzare la mano. Ecco, in questo caso state facendo benissimo. Quindi il vostro comportamento, dicono gli arcani, è corretto. Perché obiettivamente il rapporto tra questa persona e la compagna è un rapporto che ad oggi non è ancora chiaro. Questa donna ad oggi è ancora molto presente nella sua vita, poi chiaramente vedremo nel futuro, ma è una persona che ha troppo peso ancora, diviene come una regina, in pianta stabile. Quindi questa persona vi deve dare delle spiegazioni, soprattutto nel momento in cui vi ha magari promesso cose che poi non sono mai arrivate. Ecco perché voi in qualche modo vi state tutelando, perché avete notato che questa persona non sta lasciando la compagna ufficiale. Quindi non vi fidate più. E devo ammettere che gli arcani vi danno ragione, nel senso che in questo caso vi stanno proprio consigliando di continuare su questa strada. Quindi mi raccomando, cercate di tutelare il vostro cuore, soprattutto di, diciamo, diventare forse anche un po' più astute, un po' più furbette nella comunicazione con questa persona. Cercate di carpire quelle verità che lui in qualche modo vi vuole ancora tenere nascoste. Perché qui parliamo di un 9 di bastoni, quindi siamo quasi al giro di boa, siamo quasi alla chiusura di un ciclo per aprirne uno nuovo. Ma in qualche modo voi temete che questa chiusura venga effettuata su di voi e non sulla compagna. Quindi in qualche modo state cercando proprio di tutelarvi, perché è come se a istinto probabilmente iniziaste a sentire un qualcosa che non vi piace. Quindi a prescindere poi, ragazze, da come potrebbe essere il futuro, questa è la mossa giusta, cioè è lui fondamentalmente l'impegnato. Di conseguenza voi siete libere di gestire la vostra vita come volete rispetto a lui. Voi siete padrone di voi stesse. Lui invece ha questa specie di gendarme che in qualche modo adesso lo controlla parecchio. Quindi obiettivamente voi siete più libere di ricrearvi anche una vita. Quindi, e se foste voi a chiudere questo ciclo e iniziarne uno nuovo, cioè per esempio appunto a guardare a tutta l'abbondanza che invece potrebbe esserci attorno a voi, perché qui parliamo di un 9 di bastoni, quindi di persone che mirano a voi, ce ne sono, mi dice questa carta, persone a cui voi piacete molto da un punto di vista estetico, appunto parliamo di bastoni, quindi evidentemente è anche il caso probabilmente di guardarvi attorno, non di chiudere la storia con lui, ma semplicemente di iniziare un nuovo ciclo magari della vostra vita, dedicandovi di più a voi stesse. Queste due carte rappresentano appunto invece gli ostacoli, cioè quello che fino ad ora obiettivamente si è frapposto fra voi e i vostri desideri, quindi ad esempio tra la vostra scelta, cioè scegliere voi, e appunto il lasciare la compagna. Qui abbiamo la giustizia e la forza. Allora, la giustizia, quindi il legame ufficiale. La giustizia si riferisce tra l'altro anche molto spesso ai matrimoni. Quindi potrebbe essere proprio una persona veramente sposata e impegnata in maniera ufficiale, potrebbero anche averne parlato. Allora, sulla carta della giustizia, quindi sul prendere effettivamente proprio una decisione ufficiale, ok? In riferimento a questo rapporto che lui ha, ci vuole molta forza e molto coraggio. Essendomi venuta in posizione di ostacolo, evidentemente questa persona non ha coraggio, non ha forza. Non dico che è una persona un po' codarda, però obiettivamente, purtroppo, la carta della forza, in accezione negativa, rappresenta l'incapacità dell'individuo di riuscire a far fronte anche a degli ostacoli veramente banali. La carta della forza rappresenta appunto in accezione positiva un individuo che
si tira sulle maniche, che agisce e reagisce a qualsiasi problematica, a qualsiasi difficoltà. La carta della forza rappresenta il coraggio di andare avanti nonostante tutto. Rappresenta una buona comunicativa, una grande dialettica. La forza rappresenta, a me ricorda molto le popolazioni, per esempio, dell'Emilia Romagna, che in questo periodo stanno combattendo con una dignità impagabile di fronte a tutto quello che possono aver perso. Quest'uomo non ha questo coraggio. Quest'uomo non ha a volte forza interiore, non sa fare gruppo, non sa in qualche modo reagire di fronte a tutto quello che è accaduto, a tutto quello che può essergli accaduto. Questa persona non sa tornare indietro per recuperare i propri sbagli, non sa intavolare una comunicazione, non sa battersi per quello che è giusto. Questa persona non riesce in qualche modo a bilanciare ciò che fa rispetto a ciò che dovrebbe fare, ciò che riceve rispetto a ciò che deve dare. Questa è una persona che fa molta fatica a riconoscere anche i suoi stessi errori. È una persona che fa fatica a guardarsi dentro. Questa è una persona che non ha coraggio e questa mancanza di coraggio non lo aiuta né nel rapporto con voi, anche se abbiamo visto che qui c'è un 6 di pentacoli, quindi ha capito che deve tornare da voi in qualche modo ridandovi dello spazio, ma in realtà è una persona che perde coraggio nel momento in cui deve proprio prendere una decisione in riferimento al suo passato, perché la giustizia ci parla del passato, delle scelte fatte in passato che si sono rivelate sbagliate e alle quali lui adesso non sa porre rimedio. Inoltre è una persona lenta, perché la forza in accezione positiva rappresenta la velocità delle azioni, la temerarietà che vince il tempo. Invece in accezione negativa rappresenta la lentezza. Quindi è una persona che decide molto lentamente, che non sa guardarsi dentro e che non sa fare gruppo, non sa combattere per ciò che vuole. Ora, vediamo un po' a questo punto ciò che il soggetto vorrebbe, cioè ciò che voi vorreste da questa storia. Il re di coppe. Voi lo vorreste innamorato? Vorreste che vi porti il vostro cuore, ragazze. Lo vorreste vicino a voi. Lo vorreste sentire passionale, che vi cerca, che vi chiama, che vi desidera, che non sa stare senza di voi. Voi vorreste un rapporto ufficiale con questa persona, perché il re di coppe è il compagno ufficiale, quindi nel caso in cui questa persona vi arrivi dicendovi ok, sono pronto ad un rapporto, voi sicuramente riuscireste a mettere da parte anche quello che fino ad ora vi ha fatto passare per poter in qualche modo stare con lui. Voi vorreste vedere più calore, più sentimento. Probabilmente appunto notate questa persona molto fredda, ve lo dicevo all'inizio, con questa presenza di questa regina di pentacoli. Quindi in qualche modo avete capito che questa persona vi sta dando poco, perché non è il vostro compagno ad oggi ideale. Ma vorreste qualche movimento in più da parte sua, perché i re agiscono velocemente, quindi vorreste velocizzare questa situazione, vorreste una presa di posizione, perché i re rappresentano la concretezza, vorreste una persona che vi porti come dono, non qualcosa di materiale come pensa di fare lui col 6 di pentacoli. Voi vorreste il suo cuore, il suo amore, le sue attenzioni, la sua dolcezza, del romanticismo, la passione che vi manca, che quest'uomo non vi sa dare.
Vediamo però a questo punto che cosa voi dovreste fare, ma che non fate, per eventualmente dovreste fare appunto per ottenere dei risultati. Vediamo un po'. La carta delle stelle. Allora, dovreste farvi ammirare, ragazze. Dovreste in qualche modo mostrarvi nel massimo di voi stesse. La carta delle stelle è rappresentata spesso da Venere, quindi dovreste avere molta cura, più cura di voi. Dovreste avere molto più amor proprio, forse. Alzate al massimo l'asticella della vostra autostima, mostrate a questa persona che non avete bisogno di lui, mostrate a questa persona che voi siete ammirate anche da altre persone. Le stelle rappresentano anche i social o la socialità, quindi fate capire a questa persona che sapete vivere tranquillamente anche senza di lui, che siete soddisfatte pienamente della vostra vita, che siete orgogliose di voi stesse, che vi sentite forti, belle, irresistibili agli occhi di chiunque, non solo ai suoi. Ragazze, cercate un po' di farlo ingelosire, perché evidentemente il fatto che questa persona vi sente e vi veda sempre lì, pronte ad aspettarlo, non va bene. Le stelle rappresentano anche qualcosa di lontano, quindi fategli sentire che voi gli state sfuggendo, che gli potreste sfuggire. Fategli capire che in realtà voi valete tanto, che siete desiderate anche da altre persone. Se avete per esempio l'amicizia su Facebook, piuttosto che vi seguite su Instagram o sui vari social, fate notare che magari postate qualche foto in cui mettete in mostra la vostra beltà, in cui siete ammirate anche da altre persone. Cioè non mostratevi comunque in atteggiamento ritirato. Fategli capire che potrebbe perdervi, perché ho impressione che questa persona pensi che voi siete sempre lì vicine a lui, sempre attaccate al suo ricordo, al pensiero di lui. No, le stelle sono lontane. Cercate di fargli anche un po' invidia, di mettervi in contrapposizione con questa regina di denari. Fategli capire: guarda chi hai tu al tuo fianco e guarda cosa sono io invece. Date veramente molto più valore a voi stesse, perché vi ripeto, la carta della stella rappresenta proprio la bellezza, l'essere appariscenti, il mostrarsi al top, il fare anche invidia e gelosia. Quindi cercate di far vedere a questa persona che voi valete tanto e che vi può perdere. Ok? Cercate di non avere un atteggiamento troppo morigerato, perché sennò questa persona credo che possa anche un po' approfittarsene. Lui sa che cosa valete voi, ma in questo momento sta temporeggiando troppo. Ve l'ho detto, è una persona che non ha coraggio, e diamoglielo un po' questo coraggio, no? Facciamogli capire che o sveltisci le cose o altrimenti mi perdi, perché io non piaccio solo a te, anzi piaccio a tanti altri, e ve lo dicevo con questo 9 di bastoni. Vediamo a questo punto l'ambiente professionale di questa persona da un punto di vista economico, finanziario e professionale. Il Papa. Allora, questa persona o sta lavorando per un parente maschio, quindi potrebbe essere un padre, il padre di lui, oppure il padre di lei. Ah, ecco perché adesso qui c'è questa regina che incombe. Potrebbe essere che questa persona lavori per il padre della compagna o della moglie, oppure lavori con, per esempio, per un fratello. Il Papa può essere comunque appunto uno zio, un fratello, un cugino, comunque una persona adulta che in qualche modo
lo sta aiutando e gli porta anche degli ottimi consigli. Nel caso però in cui il vostro uomo sia particolarmente grande di età, il Papa è direttamente lui, ossia nel caso abbia dai 45-50 anni in su. Potrebbe essere appunto direttamente lui e rappresenta anche la figura del vostro uomo nel momento in cui è già padre. In questo caso appunto, quindi nel caso in cui sia un uomo adulto di età già appunto avanzata e sia già padre, il Papa rappresenta proprio il suo impegnarsi tanto da un punto di vista professionale e con serietà per in qualche modo provvedere alla propria famiglia, quindi ai propri figli, cioè è l'uomo adulto che in qualche modo si occupa della prole e lo fa innanzitutto spiritualmente, come presenza spirituale, perché il Papa rappresenta il potere spirituale, non l'imperatore che appunto rappresenta il potere temporale, ma rappresenta anche un approccio emotivo e di presenza molto importante, cioè per lui è importante fare da guida, quindi è difficile staccarsi da questa donna e quindi non ha il coraggio di allontanarsi da questa donna proprio per i suoi figli, perché sennò l'avrebbe già fatto. Ok, quindi il Papa o è appunto il vostro compagno, il vostro, diciamo, uomo, quello che voi vorreste fosse il vostro compagno ufficiale, nel caso appunto in cui abbia un'età anagrafica oltre i 45-50 anni e nel caso in cui sia già padre, oppure è un uomo adulto, però sempre di famiglia, per cui lui sta lavorando e che in qualche modo però intralcia comunque le vostre comunicazioni, il vedervi, il sentirvi, perché è una persona di famiglia che potrebbe riportare qualcosa a questa regina di pentacoli. Però obiettivamente questa persona da un punto di vista professionale comunque si sta impegnando o è aiutato, vi ripeto, da qualche familiare. Vediamo da un punto di vista proprio appunto familiare, cioè il suo ambiente, sia di origine che appunto con la compagna. Qui abbiamo il carro. Allora, questa persona potrebbe essere in viaggio o aver fatto un viaggio o potrebbe compiere spesso dei viaggi per evidentemente o per esempio raggiungere la sua famiglia di origine nel caso in cui appunto abiti lontana, oppure è una persona che per esempio viaggia per lavoro e quindi si porta dietro moglie e figli. Ecco perché abbiamo questa presenza così ingombrante in quest'ultimo periodo. Quindi è una persona che in qualche modo tende molto a spostarsi, vi ripeto, o per lavoro, però in questo caso con la famiglia a seguito, oppure una persona che si deve spostare o si è già spostata per questioni familiari, per esempio appunto un'eredità. Il carro rappresenta una vittoria, un ricevere, un bottino di guerra, quindi potrebbe anche appunto essere un'eredità. Comunque questa persona si sta spostando, si è spostata e potrebbe doversi spostare ancora, tra l'altro, Oppure il carro rappresenta come spostamento, per esempio, il cambiare casa, dimora, residenza. Quindi potrebbe essere una persona che sta cercando casa da un'altra parte. Vi dicevo, questa regina di pentacoli che appunto potrebbe occuparsi dell'acquisto di un immobile. Ecco, il carro potrebbe rappresentare proprio un trasferimento. Magari appunto stanno cambiando casa o stanno cercando casa. Però ragazzi, questo non necessariamente in qualche modo perché stanno cercando per esempio di allargare la famiglia, nel caso in cui non abbiano figli, o perché vogliono trovare l'alcova perfetta al loro amore. Assolutamente no, perché lui il sole ce l'ha con voi, ok? Il discorso è che evidentemente questa persona ha la necessità in qualche modo di spostarsi, vi ripeto, o per raggiungere qualche familiare, per questioni meramente economiche, oppure perché appunto è una persona che si deve prendere cura, per esempio appunto di un familiare,
anziano, per esempio, oppure si sta spostando con moglie e figli a carico proprio perché evidentemente in questo momento l'abitazione in cui appunto vivono non è più ideale per loro, magari perché lui in qualche modo pensa che dalla vendita della casa attuale possa ricavare del denaro per avere le spalle coperte per un eventuale divorzio. Conosco tantissime persone che ragionano in questi termini, Quindi in realtà non è qualcosa che serva per sottolineare il loro meraviglioso rapporto, assolutamente no. Ok? Inoltre il carro, guardate, in questo caso è trainato da 2 draghi, uno bianco e uno nero, che rappresentano appunto ragione e sentimento. Cioè questa persona in famiglia sta cercando di moderare i termini, quindi non vuole discussioni. È una persona che tende a voler lasciare lo status quo. Questa non è una persona, ragazze, però che a mio avviso ha intenzione di effettuare dei cambiamenti, anzi sta cercando di andare d'accordo con la sua famiglia il più possibile per non avere scossoni. Allora, vediamo un po' la linea di tendenza futura, cosa accadrà nel futuro tra voi e lui, appunto nel momento in cui qui non cambia nulla di questa situazione, cioè nel momento in cui voi non ascoltate il consiglio delle stelle. Allora, beh, qui abbiamo l'imperatore, sicuramente questa persona vi ricerca, assolutamente l'imperatore. Allora, vi ricerca e tra l'altro non tra tantissimo tempo, perché l'imperatore ci rappresenta dei tempi veloci, massimo un mesetto, da quando ovviamente guardate la stesa. Quindi questa è una persona che obiettivamente in qualche modo sta cercando il modo per potersi allontanare da tutte queste incombenze familiari, per potervi vedere. Tra l'altro l'imperatore rappresenta la carnalità, la passione, la sessualità, quindi è una persona che tornerebbe da voi e che tornerà da voi proprio con l'intenzionalità di avervi, di riprendere il legame con voi, ve lo dicevo con questo 6 di pentacoli, ed è una persona che vuole portare serenità anche nel rapporto con voi. Rappresenta quindi la responsabilità e la lucidità mentale. Secondo me vi deve parlare, ve l'ho già detto, deve comunicarvi qualcosa. Quindi in realtà anche con voi ha un'importante volontà costruttiva, ve lo dicevo anche con il sole. Questa persona in realtà ha una progettualità con voi, ce l'ha sempre avuta e ce l'ha tuttora, mi viene di nuovo ribadito con l'imperatore, ma è una persona che vuole seguire un iter che sia estremamente rigido e che lui riesca a tenere sotto controllo. Ecco perché il carro. Questa persona non vuole scossoni, cioè non vuole agire d'impeto, vuole fare le cose per bene e non teme il trascorrere del tempo, cosa che invece a voi può dare molto fastidio. Cioè lui ha delle sue regole ben prestabilite di movimento, però obiettivamente sono estremamente innanzitutto lente e poi non ve ne rende partecipe. Cioè questa persona sta facendo i conti senza l'oste, cioè come se stesse decidendo anche della vostra vita senza dirvi niente. Questo è veramente dà dell'incredibile. Quindi è una persona che per il momento non ha intenzione di agire, non ha il coraggio di farlo, non vuole farlo, assolutamente no. Vi ripeto, non sta a guardarsi dentro, ve lo dicevo con la forza. Quindi in questo momento per lui non è il momento giusto e non ha nessuna intenzione di sfidare la sorte, assolutamente no. Anzi, vuole mantenere il piede in 2 scarpe, il carro. Cioè vuole mantenere buoni rapporti con lei e con voi. Non vuole scontentare nessuna delle due. Incredibile, quest'uomo veramente ha una capacità, ha una freddezza d'animo abbastanza importante. Ora capisco perché voi vorreste invece il vostro re di coppe, perché è una persona che obiettivamente ragiona in maniera estremamente razionale sui sentimenti, anche sulla passione che lui può provare per voi, perché vi ripeto è tanta, però riesce evidentemente a tenerla talmente tanto irrigidita e sotto controllo che riesce a programmare anche i sentimenti, cioè il quando per esempio lasciarsi andare al desiderio con voi. È incredibile questa persona. Però vi ripeto, è una persona che comunque vuole arrivare da voi, assolutamente sì, vuole tornare da voi. Però vi ripeto, in maniera molto egoistica, perché la caratteristica ovviamente peggiore dell'imperatore è proprio quello.
la tirannia, cioè una persona che decide lui quando, dove e come tornare e non ama che gli si impongano, diciamo, dei tempi che lui non apprezza e che non vede suoi. Lui torna come quando vuole. Mamma mia. Allora, questa invece è la posizione degli eventuali aiuti esterni, cioè che cosa il destino può eventualmente appunto regalare a voi, quell'aiuto in più per poter, diciamo, sveltire magari un po' la situazione e gestirla al meglio. Ah, la torre, mamma mia. Allora, qui ci sarà un evento tosto, ragazzi, mamma mia, tosto, imprevedibile, perché la torre rappresenta proprio l'arroganza punita. Quindi questa persona, secondo me, tira troppo la corda e sbaglia. Classico. È la classica persona che pensa di voler tenere tutto sotto controllo, ma poi guardate il karma, la torre. Cioè tutti i suoi programmi, tutta la sua alterigia, la sua boriosità nel voler sempre avere lui l'ultima parola, lui decide, lui è il maschio alfa. E poi guardate un po', il karma lo punisce, perché ci sarà un evento assolutamente imprevedibile, che sarà una sorta, vi ripeto, di punizione per chi ha voluto, diciamo, come vi ho detto prima, fare i conti senza l'oste, perché ha osato troppo. È proprio l'arroganza punita che porterà scompiglio, ma uno scompiglio severo in questa situazione, perché la torre rappresenta un litigio molto forte, rappresenta un allontanamento, rappresenta una chiusura, può rappresentare anche, può rappresentare un divorzio, una separazione. La compagna può, per esempio, scoprire qualcosa, lui cerca di tenere tutto sotto controllo, ma ovviamente poi si può anche sbagliare. Oppure può trovare in voi, invece, una persona non disposta in qualche modo ad accettare più i suoi tempi. Nel caso in cui voi appunto ascoltiate l'arcano della stella, potrebbe essere che voi invece accettiate per esempio il corteggiamento di altre persone e che voi iniziate una storia con un'altra persona e che quindi mettiate da parte lui. Perché la torre rappresenta proprio tutto ciò che l'individuo ha osato fare, ma spingendosi troppo oltre. Il tirare proprio la corda, l'andare oltre i limiti in maniera superficiale, in maniera arrogante, pensando tanto non succederà a me. E invece questo non accade, perché prima o poi si dice la cosa sbagliata alla persona sbagliata. Quindi è proprio una severa punizione. E tra l'altro la torre rappresenta anche dei tempi molto veloci. Quindi potrebbe essere un avvenimento, vi ripeto, un grosso litigio, una brutta sorpresa, un allontanamento, una separazione, che avverrà entro pochissimo tempo. Cioè ha un effetto molto rapido questa carta, rappresenta al massimo entro un paio di settimane, per cui ci sarà effettivamente un inatteso che obiettivamente porterà però e innescherà un cambiamento necessario, probabilmente doloroso, ma assolutamente necessario. Cioè qui ci sarà qualcuno che farà un tentativo troppo azzardato. Ecco perché vi dicevo, probabilmente questa donna che è così presente potrebbe anche scoprire qualcosa. C'è proprio un pericolo per cui l'individuo, per agire di fretta e di rapina, verrà scoperto. Quindi in realtà c'è uno scontro duro con la realtà, che però porterà a un'importante presa di coscienza e ad una chiarificazione. Cioè ci sarà proprio la rottura di un equilibrio stagnante, improvviso, che lui non si aspetta e che però ovviamente porterà ad una chiarificazione. Cioè questa persona inizierà finalmente quel lavoro che non ha mai voluto fare sino ad ora, il guardarsi dentro. Questa persona necessariamente dovrà affrontare quella torre, perché non può pensare, come vi ho detto prima, tutta la vita di accontentare lei e voi e mantenersi col piede in due scarpe finché lui non reputa che sia il momento più giusto. Ma
voglio dire. Quindi ci sarà una crisi che obiettivamente in qualche modo lo farà ravvedere. È come se in qualche modo la sua eccessiva rigidità, la sua eccessiva arroganza verrà punita e sarà un insegnamento importante per il futuro. Quindi ci saranno proprio dei meccanismi voluti dal karma di rinnovamento e di purificazione, vi ripeto, imprevedibili, che si riveleranno però salutari. Ovviamente però non privi di dolore e di insoddisfazione, assolutamente no. Qui c'è proprio una persona che sfiderà troppo il destino, perché è troppo piena di certezze, una persona che crede di sapere tutto lui, ma questo non va bene, perché prima o poi, se non sei tu a fare questo lavoro, lo fa il karma per te, e lo farà. Cioè le sue posizioni troppo assurde, cioè questa persona ha, come appunto da definizione manuale della Torre, delle pretese assurde che vanno oltre il buon senso e quindi chiaramente verranno punite. Questa è una persona che lavora troppo di immaginazione sterile, pensa di poter gestire le persone un po' da burattinaio, ve lo dicevo con l'imperatore, ha un po' un atteggiamento un po' tirannico e questo non va bene. Quindi ci sarà un cambiamento drastico e improvviso che in qualche modo porterà ovviamente la situazione a cambiare, ma di improvviso e tra l'altro entro pochissime settimane. Vediamo a questo punto, cambiando voi la situazione, quindi eventualmente ascoltando il consiglio delle stelle, quindi in qualche modo cercando anche tra virgolette di farvi un po' desiderare da questa persona, facendogli capire che può perdervi e anche usufruendo di questo aiuto che dà il karma con la carta della torre, cerchiamo di capire un po' appunto che cosa potrebbe accadere, quindi il futuro, ragazzi, in questo caso stiamo parlando futuro a breve, quindi entro qualche settimana, massimo appunto qualche mesetto, tra voi e questa persona, quindi in qualche modo cercando di appunto far capire a questa persona che voi non siete lì ad aspettare lui, ma che anzi avete un altro bel parterre di corteggiatori e magari anche qualcuno di molto interessante. Vediamo un po' come si potrebbe risolvere la situazione. E qui abbiamo, qui abbiamo il Cavaliere di Spade. Allora, questa persona si ingelosisce in una maniera allucinante, ragazze, perché il Cavaliere di Spade, mamma mia. Allora, è in assoluto, sono riuscita a metterla storta. Allora, vabbè, il Cavaliere di Spade rappresenta proprio tra i 4 cavalieri quello che si muove più velocemente ed è obiettivamente il cavaliere che agisce più di impeto. Voi direte, ma anche più del Cavaliere di Bastoni? Assolutamente sì, perché il Cavaliere di Spade agisce in qualche modo sull'impeto dell'ira. Cioè questa persona verrà, diciamo, colpita nell'orgoglio in maniera talmente feroce che in qualche modo si sentirà pizzicato, evidentemente, in un argomento per lui importante. Parliamo di spade, quindi la gelosia, la possessività, per cui questa persona inizierà a correre come un pazzo alla svelta verso il proprio obiettivo, con delle idee molto più chiare, sbarazzandosi anche di qualsiasi ostacolo. Il Cavaliere di Spade rappresenta delle notizie in arrivo, quindi ragazzi, in questa, diciamo, ultima parte della stesa mi viene appunto ribadito che questa persona comunque si farà sentire. Abbiamo l'imperatore, abbiamo il Cavaliere di Spade, vi ripeto, entro pochissimi giorni o anche poche settimane arrivano delle notizie. Questa persona arriverà veramente con forza e con veemenza e cercherà in qualche modo di risolvere evidentemente tutte le problematiche, gli ostacoli che sino ad ora ci sono stati, in maniera però forse anche un po' troppo impulsiva e irruenta, a volte anche un po' collerica. Cioè la persona in questo caso, essendomi venuta come Cavaliere di Spade, non agirà dolcemente o con un messaggio romantico come poteva essere il Cavaliere di Coppe. Questa persona arriverà con un atteggiamento, diciamo, piuttosto infastidito da appunto degli ostacoli che in questo momento si sono frapposti fra di voi, ma anche evidentemente da delle risposte che probabilmente riceverà da voi, perché parliamo di un Cavaliere di Spade, quindi comunicazioni un po' ambigue che non piacciono tanto all'orecchio di questa persona
e che appunto gli provocheranno gelosia, fastidio e frustrazione, per cui questa persona vorrà a tutti i costi parlarvi e vedervi per cercare in qualche modo di sistemare la cosa. Attenzione però che, venendomi come cavaliere di spade, questa persona potrebbe avere la lingua un po' tagliente, quindi nel caso in cui questa persona possa tornare da voi con delle battute che non vi piacciono o con un atteggiamento poco, diciamo, propenso al dialogo sincero e aperto, cercate di far capire a questa persona qual è il suo posto. Ricordatevi il 9 di bastoni, ok? Cioè voi dovete tutelare voi stesse e il vostro cuore. Se quello che vi riporta non vi piace o il come ve lo riporta non vi piace, lasciate perdere. Cioè in qualche modo fate capire a questa persona: questo atteggiamento con me non lo devi tenere, ok? Soprattutto nel qual caso in cui sia lui il geloso nei vostri confronti, ok? Perché lui non ha in questo caso particolari, diciamo, movenze o diritti per poter rivolgersi a voi con questo atteggiamento di possessività, perché lui è impegnato, ricordateglielo, ok? Quindi il Cavaliere di Spade si muove proprio con grande impetuosità e soprattutto in maniera molto veloce, quindi è una persona che, vi ripeto, a breve si farà sentire, ma soprattutto proprio sulla scorta di un qualcosa che lui vuole assolutamente chiarire con voi, perché deve aver visto o magari sentito un qualcosa che a lui non è piaciuto, magari appunto vi seguite sui social e ha notato qualche commento di troppo, ok? Quindi arriverà con un fare, diciamo, un po' da battaglia, fare un po' militaresco, ma questo proprio perché sarà irritato da delle situazioni esterne, probabilmente anche da quella torre, ok? Quindi in realtà è una persona che, nel caso in cui voi vogliate, dovrà essere in qualche modo gestita con dolcezza e serenità, perché è una persona che potrebbe in qualche modo arrabbiarsi ancora di più o potrebbe magari dire la cosa sbagliata nel modo sbagliato, perché questa persona agisce con impeto. In realtà agisce perché lui crede nel vostro sentimento, perché vuole vincere sulle difficoltà e sui rivali, però purtroppo lo fa nella maniera sbagliata, cioè con eccesso di impeto. Fino adesso questo non si è mosso, evidentemente poi vedrà un qualcosa o sentirà un qualcosa, gli verrà detto un qualcosa, l'abbinamento stelle con la torre, che proprio non gli andrà giù e di conseguenza agirà con grande combattività e grinta, che vi ripeto va benissimo, ma forse esagera. In questo caso esagererà un po'. Inoltre, vi ripeto, il Cavaliere di Spade può rappresentare anche la figura di un rivale. Quindi questa persona potrebbe avere in mente l'idea che voi abbiate qualcun altro. E quindi questo lo porta a sfidare ancora di più l'ipotetico rivale, perché rappresenta proprio la disputa e l'opposizione con un avversario. È come se lui voglia assicurarsi il suo posto al vostro fianco, scansando via ostacoli avversari. Quindi, nel caso in cui voi non vogliate in qualche modo accendere un litigio con questa persona, consiglio da manuale: diplomazia, cautela nello scrivere, nel parlare, nel ragionare, nel telefonare, perché lui non ne avrà, ok? Nel caso in cui però quello che questa persona dirà vi darà particolarmente fastidio, rimettetelo al suo posto, perché questo è un atteggiamento assolutamente, come ci diceva appunto la torre, assurdo. È assurdo il comportamento di questa persona, perché vi ripeto, partiamo dal sole. Il sentimento c'è nei vostri confronti, ha una progettualità, ma questa persona pretende di prendersi i suoi tempi, perché adesso non vuole forzare la mano. Ebbene, qui il karma, con la carta della torre, in qualche modo provocherà un cambiamento, di cui in qualche modo lui dovrà approfittare o che gli permetterà di ragionare e riflettere meglio su quello che ha combinato sino ad ora. E soprattutto nel caso in cui voi gli mostriate il vostro lato migliore, come appunto vi suggerisce la carta delle stelle.
Quindi ampliate, ragazze, i vostri orizzonti, perché questa persona diventerà particolarmente possessiva e gelosa. Evidentemente gli direte quella cosa che probabilmente gli farà male, però obiettivamente lo merita, oppure non sarete voi, ma sarà appunto il karma, come dice la carta della torre. Perché comunque, lasciando la situazione così com'è, abbiamo l'imperatore, cioè lui agisce, torna assolutamente da voi, ma con i suoi tempi. Invece con il cavaliere di spade abbiamo dei tempi molto più veloci. Ok? Quindi questa è una persona che va proprio un po' punta sul vivo. È una persona che va stuzzicata, anche in qualche modo accendendo la rivalità con altre persone. Ovviamente senza esagerare. Fategli capire, vi ripeto, che comunque voi amate lui, ma non che siete sempre lì a sua disposizione. E soprattutto nel caso in cui, ragazze, mi raccomando, questa persona arrivi con un fare troppo aggressivo, mi raccomando, tutelatevi, tutelatevi. Questo lo ripeto sempre. Perché comunque è una persona che evidentemente verrà, appunto, punta sul vivo. C'è un qualcosa che lo esaspererà e quindi si muoverà velocemente verso di voi, cercando proprio di sbarazzarsi di tutto e tutti per arrivare dalla donna che lui ama. Sì, però insomma deve essere un po' troppo aiutata questa persona, perché altrimenti ha un fare troppo lento e anche fortemente egoistico. Ok? Quindi vi ripeto, questa è una stesa che, come avete visto, è estremamente completa. È una stesa che abbraccia anche vari momenti evolutivi della storia e che, a mio avviso, dà sicuramente dei consigli anche molto importanti e, a mio avviso, molto efficaci. Soprattutto abbiamo visto anche per sveltire questa situazione che altrimenti andrebbe avanti in maniera veramente troppo lenta. Un abbraccio grandissimo da parte ovviamente del mio cuore alle popolazioni dell'Emilia Romagna e a tutti coloro che stanno combattendo contro qualcosa di ingiusto e inaspettato. Un grande abbraccio.